Ciao a tutti ragazzi, sono Mia Rox. Oggi vi vorrei parlare di un argomento molto importante: meditazione e dipendenza. Quanto è importante prendersi del tempo per se stessi e a cosa serve appunto la meditazione. Benvenuti a tutti. Innanzitutto volevo partire facendo dei ringraziamenti perché dopo l'annuncio che ho fatto rispetto alla possibilità su questo canale di inviarmi dei commenti in forma assolutamente anonima, con appunto la promessa di rispondervi senza pubblicare il vostro nome, vi devo dire che con sorpresa, perché comunque l'ho appena aperto questo canale, con sorpresa devo dire che mi sono arrivati molti più messaggi anonimi di quanto pensassi, e quindi ne approfitto in quest'ultimo video per farvi una promessa solenne che il prossimo video che pubblicherò sarà dedicato a una risposta tra queste, e poi successivamente continuerò a rispondervi, quindi non temete, nel giro di poco tempo vi risponderò. E grazie mille per il sostegno, per il supporto. Questo mi fa capire che gli argomenti di cui tratto sono ascoltati, anche se da una piccola cerchia. Io ve l'ho detto, l'importante, quello che a me interessa è che io possa aiutare, possa essere utile anche solo a una persona. Bene, possiamo cominciare. Allora, come sapete, se mi avete già seguito da un po', sapete che io ho una lunga esperienza come paziente, parliamo di all'incirca una ventina d'anni, e quindi questi video sono basati sempre e comunque sulla mia diretta esperienza di ex tossicodipendente, ormai fortunatamente recuperata. Una cosa che ho scoperto, sulla quale ero molto scettica, perché dovete sapere che io non credevo all'inizio nella possibilità che la meditazione potesse realmente aiutarmi per sconfiggere la mia dipendenza e tenere a bada il mio mostro interiore. Quindi partiamo proprio dall'inizio e vi racconto brevemente il mio primo approccio con la meditazione. Mi trovavo in comunità, di cui vorrei fare un video dedicato perché, come vi ho già spiegato nei video precedenti, è stata un'esperienza molto utile per me, e anche se ero stata obbligata da un giudice, vi devo dire che ho rivalutato completamente tutto e ho sfruttato appieno gli strumenti che mi hanno dato all'interno di essa. Il primo approccio appunto con la meditazione è stato in comunità. L'operatrice che ci spiegava appunto l'importanza della meditazione nel controllo delle emozioni, per la dipendenza, per comunque tutta la sfera emotiva che riguarda poi lo scatto che il nostro cervello fa nei confronti della compulsività per utilizzare. Appunto noi partecipavamo a queste sedute e all'inizio io ero molto scettica, perché provai le prime volte, non provai alcun tipo di beneficio. Quindi per chi non conoscesse questo argomento vi devo fare una premessa, ovvero liberatevi completamente dai pregiudizi, magari anche dalla poca informazione, perché io comunque non ero assolutamente informata. Dopo chiesi un colloquio con questa operatrice, una persona
con cui mi sento ancora, sono molto contenta di questa amicizia virtuale che abbiamo insieme, e lei mi disse: ma ascoltami, tu secondo me hai troppi preconcetti, cioè non liberi la mente, non ascolti, oppure ascolti quello che ti dico, ma continui a avere la tua idea senza provare un nuovo approccio, cioè l'approccio che io ti sto invitando a provare, ovvero le sedute erano ovviamente si svolgevano tutte da sdraiati, avevamo questi tappetini e ci mettevamo appunto sdraiati, c'era una musichetta con delle campane tibetane in sottofondo, e la nostra operatrice ci invitava al rilassamento in tutte le aree del corpo, e poi la meditazione guidata proseguiva con un invito a non pensare, a liberarci delle nostre negatività, a ricaricarci di luce, a immaginare una luce del colore che preferivamo, e come se con una sorta di pila il nostro corpo si ricaricasse di positività, eliminando tramite il respiro la negatività. Queste sedute duravano, inizialmente duravano mezz'ora, dopo si allungarono nel corso dei mesi e nel corso appunto dell'imparare, del proseguire della pratica, un'ora. E vi devo dire che inizialmente fu molto dura, perché non riuscivo veramente a concentrarmi, non riuscivo a mantenere l'attenzione su quello che stavo facendo. Lei spesso durante la seduta ci invitava, se ci accorgevamo che i nostri pensieri stessero andando in un'altra direzione, a gentilmente, usava proprio questo termine, riportarli gentilmente sul respiro, e quindi ritornare nello stato meditativo. Oltre a me, io non ero in una grande comunità, eravamo all'incirca una 10-12 ragazze nella comunità terapeutica e una quindicina nella comunità educativa mamma bambino, ma le sedute io le facevo solo con le terapeutiche, quindi eravamo, non siamo mai state proprio a pieno regime, eravamo al massimo gruppi da 6, si svolgeva appunto nel primo gruppo da 6 persone e il successivo gruppo altre 6, quindi era abbastanza, cioè non c'erano confusioni, c'era molta possibilità di rilassamento, ma non ero l'unica appunto ad avere queste difficoltà, e notavo che le persone che erano lì già da magari, non so, 3 mesi, non avevano le mie stesse difficoltà, non tutte, però la maggior parte di queste persone avevano delle idee completamente diverse dalle mie, quindi parlando con le mie compagne e confrontandomi sempre con gli operatori, cercai comunque di fare un passo in avanti e mi domandai: perché non provare? Era importante capire in quel momento, scoprire tutti gli strumenti per poter cambiare, perché ero veramente, era cominciata la mia voglia di farcela, e bene, allora presi un po' di tempo per fare delle prove, e poi parlando nei vari gruppi con le altre ragazze, anche loro mi dissero che a loro volta c'erano persone per cui era più facile e persone per cui il discorso era meno facile, e quindi io per me stessa mi dissi: vabbè, siamo qua, proviamo, no? Un giorno
l'operatrice appunto che ci faceva queste sedute di meditazione, mi disse che voleva farmi provare da sola, stare da sola in una stanza con lei e appunto la musica di sottofondo e farmi fare una prova individuale. Ok, devo dirvi che quello è stata proprio una grossa sorpresa, perché non mi aspettavo assolutamente una concentrazione tale. Mi sono distratta veramente poco in quella breve mezz'ora, perché poi anche questa cosa, il tempo mi volò. Se nelle sedute precedenti mezz'ora mi sembravano 3 ore, veramente il tempo non passava, adesso invece riuscivo a rilassarmi, riuscivo a togliere appunto le negatività e un po' proprio avevo una grossa pressione, perché vi ho spiegato che ero comunque, stavo ancora scontando la mia pena in comunità, quindi non avevo nessun tipo di libertà, non potevo assolutamente uscire, potevano venirmi a trovare durante i giorni prestabiliti, ma ero comunque reclusa, quindi avevo una sofferenza, un dolore tale che avevo veramente bisogno di smollare. E in quel frangente, durante quella prima seduta che feci da sola, fu una rivelazione. E nel tempo, andando avanti nel tempo, ovviamente rientrai a fare le sedute con le mie compagne, che anche loro a loro volta, chi aveva difficoltà, avevano fatto la stessa cosa, e chi più chi meno ne avevamo comunque tratto giovamento quasi tutte. E da quel momento in poi capii l'importanza della meditazione, quindi adesso ve lo spiego. A che cosa serve? Perché ci propongono di fare meditazione in comunità e anche dopo, e quanto è importante comunque prendersi dello spazio per se stessi? Allora, nel caso comunque delle dipendenze, abbiamo detto più volte che è un sintomo, no? La dipendenza riguarda un malessere più profondo. Io, una volta che ho scoperto quali erano i motivi per cui io ero finita nell'abuso di sostanze, e grazie all'autoanalisi di cui ho fatto un video precedente che vi invito ad andare a vedere, che si intitola "Smettere di drogarsi, come fare", la mia esperienza, dove ho fatto il lavoro che vi invito a fare se vi trovate a un bivio, se volete chiudere, rivolgetevi appunto agli specialisti, come vi ho detto, e sicuramente anche loro vi diranno quanto sia importante autoanalizzarsi, quanto sia importante prendersi del tempo per se stessi. Quindi grazie alla meditazione avevo capito che nei momenti di forte stress e nei momenti in cui mi sentivo sopraffatta dagli eventi e oppure alla fine di una dura giornata di lavoro o alla fine di un pomeriggio stressante, quando ti senti proprio stanca mentalmente, fare anche solo mezz'ora, se riuscite, di meditazione nei momenti chiave in cui sentite di aver proprio bisogno di uno stacco è importantissimo, perché aiuta al 100% a rigenerarsi, a togliere tutti quegli stress, quelle pesantezze, quei pensieri negativi, tutte quelle magari alcune cattiverie che ci vengono dette durante la giornata, no? Sul lavoro oppure in famiglia, perché comunque io vi devo dire che tutt'oggi
c'è anche una componente nella mia famiglia che insiste, ma proprio di carattere, come carattere, a dire cattiverie, ed è stata questa anche un po' una delle motivazioni che da piccola mi hanno fatto crescere con insicurezze e con sensazioni di inadeguatezza, di non essere all'altezza e tutte queste cose assurde che però purtroppo ho provato e che mi hanno portato poi a fare delle scelte errate proprio a causa del fatto che non ho mai creduto sufficientemente nelle mie possibilità. Oggi fortunatamente non è così, ma oggi nel quotidiano, dopo magari una giornata di lavoro o dopo comunque quando senti di avere una pesantezza eccessiva, è bene che tu ti prenda del tempo per te stesso e senza nessun tipo di obbligo, perché credo che una volta che tu riesca veramente a seguire mezz'ora di meditazione, restando il più possibile in quello che ti viene detto. Poi oggi ci sono moltissimi video dedicati, ben fatti, anche su YouTube, sulla meditazione guidata. Vi invito comunque a seguirli, non inferiori comunque ai 20-30 minuti, perché secondo il mio punto di vista non è sufficiente, 10 minuti non sono sufficienti per tornare a uno stato di rilassatezza, di quiete. Ecco, io adesso come adesso riesco a fare anche un'ora di meditazione. Non la faccio tutti i giorni, la faccio quando magari, non so, a fine giornata torno e ho voglia proprio veramente di staccare dal fatto che comunque sono stata tutta la mattina e metà pomeriggio lì, e magari ho proprio voglia di staccare dalla mente il lavoro, dalla mia vita fuori. Faccio anche 20 minuti, ma non vi consiglio un tempo inferiore ai 20 minuti. Una cosa importante che dovete capire legata alla meditazione è quanto i pensieri negativi e essere troppo carichi a livello emotivo siano altamente nocivi per il nostro benessere, perché il fatto di riconoscere queste sensazioni dentro di noi è la prima chiave per poter guarire, per proprio una guarigione quotidiana. Non credo che ci si arrivi da un giorno con l'altro, però attraverso sempre, come vi ho detto, piccoli passi, fermandovi un secondo. A me piace fare una metafora di questo concetto, cioè immaginatevi di essere un regista che sta riprendendo voi stessi mentre state facendo un'azione, ok? Quindi dovete, in quel momento, la sensazione che dovete provare è estraniarci da noi stessi e guardarci al di fuori. Quindi in quel momento avremo un'analisi totalmente estranea a noi stessi, lucida, rispetto all'azione che stiamo facendo e rispetto allo stato d'animo, no? Quindi una volta che voi riuscirete a capire attraverso la riflessione, l'autoanalisi, qual è il momento di pesantezza, ma veramente basta anche per dire nella pausa pranzo, per dire vi sentite appesantiti, ritagliatevi quanto più tempo possibile per non so, andate in un posto tranquillo, senza rumori, mettetevi nelle cuffie qualcosa e state lì e rilassatevi
rilassatevi il più possibile, staccate, perché non abbiamo bisogno di caricarci troppo, non va bene, questo ci porta al malessere e se non controllato ci può portare, anche se sono 10 anni che magari noi stiamo fuori dall'uso, ma come qualunque specialista vi potrà dire, siamo sempre comunque a rischio, quindi impariamo a fare un passo, no? Un passo prima, fermiamoci prima e vediamo di tirare remi in barca prima possibile. Quindi con questo video io oggi spero che qualcuno di voi possa iniziare a incuriosirsi rispetto alla meditazione. Naturalmente io vi esorto sempre a confrontarvi con degli specialisti, col vostro medico, che magari vi potrà indirizzare verso un gruppo se insomma ci sono moltissime possibilità ora di poter fare meditazione, si può fare anche tramite sedute di gruppo online, perché comunque per l'inizio secondo me fatto da soli non si hanno comunque le basi per riuscire a capire determinate cose, o non si ha il confronto con nessuno per poter avere gli strumenti per gestire tutta la pratica e quello che ne comporta. Quindi spero che questo piccolo consiglio che vi ho dato sia utile, e spero di avervi dato qualcosa di positivo per la vostra guarigione, contro la vostra dipendenza. Nel mio caso sono chi più di me con la mia testimonianza, sono tutti consigli che vi do rispetto al mio trascorso, e tutt'oggi che è svariato tempo che sono fortunatamente recuperata, sono uscita da quello schifo, da quella merda di strada veramente. Non lo ripeterò mai a sufficienza, e oggi vi devo dire che è molto 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 importante la meditazione. Quindi il mio consiglio è oggi stesso di provare a informarvi e fare un tentativo, perché farlo per noi stessi, per il nostro benessere, è la cosa migliore che voi possiate decidere di fare oggi stesso. Io sono Mia Rox e vi ringrazio per avermi ascoltata fin qui. Con la consapevolezza che tutti possiamo cambiare, io vi auguro una vita migliore. Ciao!